Se sei amante della natura e sei alla scoperta di paesaggi incontaminati, questo è il posto giusto per te. Lasciati immergere nello splendore di Cayo Hutias, dove le mangrove si trasformano in suggestive sculture e cornici naturali del blu turchese di un mare cristallino. Cayo Hutias è una perla dell'arcipelago cubano che si trova nel litorale nord della provincia di Pinar del Rio. Essendo un'isola caratterizzata dai paesaggi naturali incontaminati e preservati, Cayo Hutias è una destinazione per una gita di un giorno e ha poche strutture di base. Il posto migliore per soggiornare è Viales, dove sono stata per 3 meravigliosi giorni che vi racconto nel video qui sopra. Per raggiungere Cayo Hutias, Umberto ed io abbiamo preso un taxi collettivo al costo di 50 euro in due, andata e ritorno. Nonostante la distanza tra Viales e Cayo Hutias sia di soltanto 65 km, il viaggio dura circa un'ora e mezza o due, per via delle condizioni stradali. Raggiunto Cayo Hutias, le bellezze naturali e l'atmosfera serena dell'isola offrono un'esperienza unica che lascia senza fiato. Sono circa 3 km di sabbia bianca, che si alternano con le mangrovie e si gettano in acque cristalline che si stendono all'orizzonte, creando un contrasto magnifico con il cielo blu. L'isola ha una piccola parte attrezzata, con ristoranti, toilette, lettini e ombrelloni in paglia, ma la maggior parte di Cayo Hutias è selvatica. Per scoprire le sue meraviglie, bisogna iniziare una passeggiata lungo le sue splendide spiagge e sentieri naturali, che ti offrono l'occasione di conoscere la biodiversità dell'isola. Dopo circa 20 minuti di camminata da dove ci lascia il taxi, si raggiunge il paradiso. Spiaggia bianchissima, quasi deserta e con un servizio ristoro improvvisato che ci ha permesso di mangiare le aragoste più gustose del nostro viaggio a Cuba. Sulla spiaggia offrono una gita in barca che porta in un'altra spiaggia dove dicono ci sono le stelle dorate. Ma abbiamo scoperto che si può arrivare anche tramite un percorso a piedi. Siccome non resistiamo a un sentiero, abbiamo intrapreso questa avventura. Siamo stati seguiti per un tratto del percorso da un signore del posto, che ci ha accompagnato per un tratto dove il sentiero non c'era più perché era stato distrutto da un uragano passato l'anno precedente. Poi ci ha lasciato in una spiaggia paradisiaca e ci ha spiegato come proseguire. Ovviamente abbiamo fatto una meritata sosta in questa spiaggia da sogno, senza dubbio una delle più belle che abbiamo mai visto. Era completamente deserta e se non ci fossimo messi in testa di conoscere la spiaggia delle stelle dorate, saremmo rimasti qui tutta la giornata. Dopo aver goduto della quiete di questo posto fantastico, abbiamo proseguito per il percorso indicato dal Signore, perché non ci sono segnalazioni. Sembrava facile dalla sua spiegazione, ma era facile per lui, che girava anche a piedi nudi tra le mangrovie. Noi invece ci siamo persi in un labirinto di palme, pini e mosquitos. I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. No, 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 it's never, ever, 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 gonna happen.
so. No, 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 no. Il percorso doveva durare circa 40 minuti, ma dopo un'ora di camminata non avevamo ancora trovato la spiaggia. Ever, ever gonna happen? I don't think so. No, no, no. A un certo punto abbiamo visto una striscia di sabbia bianca e uscendo dal bosco di pini abbiamo raggiunto un angolo di paradiso terrestre. Non sappiamo ancora adesso se questa era la spiaggia delle stelle dorate, perché le stelle non le abbiamo viste, ma abbiamo visto una bellissima conchiglia che insieme al paesaggio circostante ci ha regalato una foto da cartolina. Ed era così bella che non le abbiamo neppure toccate. Lo splendore di questa spiaggia ci ha fatto quasi dimenticare la fatica per arrivare fin qui. Comunque, non vi consigliamo di avventurarsi nel bosco. Se volete conoscere le spiagge delle stelle dorate, vi conviene fare la gita in barca. Per fortuna, al rientro abbiamo trovato velocemente il sentiero e siamo arrivati in tempo per apprezzare ancora un po' questa oasi di pace prima di ritornare a Vinales.